Cos'è questo? Cos'è? Che cos'è sta roba? Oddio. No! Mannaggia. Amiche ed amici, buongiorno. Benvenuti in questo nuovo video. Dopo l'installazione di Windows 11 sul mio PC in teoria non compatibile, ho fatto anche un video e vi lascerò in descrizione il link se siete interessati, ho deciso di provare come funziona il sottosistema Android. Già, perché, per chi non lo sapesse, una delle grandi innovazioni di Windows 11 è proprio questa, la possibilità di eseguire applicazioni e giochi Android senza dover utilizzare software terzi di emulazione come per esempio BlueStacks. Windows 11 introduce finalmente l'atteso supporto per le app Android, sebbene al momento solo in fase di test nell'ambito del programma Windows Insider. Questa possibilità viene al momento quindi offerta solamente ai tester, che possono installare le app fornite dall'App Store Amazon mediante Microsoft Store. La funzionalità è resa possibile da Windows Subsystem for Android, che i tester troveranno nel menu Start e da qui potranno accedere anche alle impostazioni, e che proprio come Windows Subsystem for Linux, già presente in Windows 10, viene eseguito in una macchina virtuale Hyper-V. Su Windows 11 le app Android vengono gestite come normali app del sistema. Si può passare da un'app all'altra con Alt-Tab, affiancarle e così via. Inoltre, le app Android sono supportate dal centro operativo e possono rilasciare notifiche. Inoltre è possibile copiare e incollare appunti fra i programmi Android e Windows. Tutto questo è davvero molto bello, ma al momento è disponibile solamente per gli utenti Insider. Oppure no? Ebbene, oggi vi mostrerò come in modo abbastanza semplice sia possibile installare lo Store Google Play su Windows 11 e di conseguenza avere a disposizione sul vostro PC la possibilità di installare qualsiasi applicazione disponibile, o quasi. Non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. La prima cosa da fare è attivare la modalità sviluppatore di Windows 11. Per fare ciò è sufficiente andare nelle impostazioni, poi privacy e sicurezza, e attivare la modalità sviluppatore. Questa modalità è possibile disabilitarla alla fine della procedura che vi sto mostrando. Ora bisogna abilitare il sottosistema Linux e installare Ubuntu, che è la distribuzione predefinita. Premo Windows X e apro un terminale come amministratore. Poi scrivo WSL spazio -- install. Al termine del processo, Windows chiede di riavviare il PC. Quindi ora riavvio. Rieccomi qua dopo riavvio. Nel browser mi apro queste tre pagine. Vi lascerò in descrizione i link. Torno nella prima pagina, scorro verso il basso, trovo il Product ID e lo copio. A questo punto vado nella seconda pagina, seleziono Product ID e lo incollo. Poi seleziono Slow e premo il bottone. Dopo alcuni secondi apparirà questa lunga lista. Ora cerco il file in assoluto più grande, dovrebbe essere circa 1,2 giga. Clicco sul nome per scaricarlo. Il browser mi segnala che il file potrebbe non essere sicuro, ma io gli dico di continuare. Ora attendiamo qualche minuto per il download. Nel frattempo vado nel mio disco in C
e creo la cartella Windows Subsystem Android. Finito di scaricare il file, non lo eseguo, ma lo apro con il mio software di archiviazione. Io utilizzo un WinRAR, ma va benissimo anche il 7-zip. Tra tutti questi file cerco il file x86, che in genere va bene per qualsiasi PC. Faccio doppio clic sul file e si apre come se fosse un altro archivio. Qua dentro seleziono tutto, tranne due files che cominciano con appx. L'unico che non escludo è il file appxmanifest.xml. Tutti i file ora sono selezionati e li copio. Li vado a incollare nella cartella che avevo creato in precedenza. A questo punto torno in C e creo una nuova cartella chiamata gapps.wsa. Ora vado nella prima delle 3 pagine che mi era aperto. Clicco su Code e poi su Download Zip. Apro il file scaricato. Vado dentro la prima cartella ed estraggo tutti i file nella cartella appena creata. Ora vado nell'ultima delle 3 pagine e seleziono piattaforma x86 x64, Android 11, variante Pico e clicco su Download. Qua devo attendere 5 secondi per il download. Ok, terminato il download, vado nella cartella gapps e poi copio il file zip così com'è nella cartella, senza doverlo estrarre. CTRL-C, copia. CTRL-V, incolla. Molto bene. Ora torno nella cartella Windows Subsystem Android e seleziono 4 file. Vendor, i 2 file System e il file Product. Copia e li vado a incollare nella cartella Images. A questo punto apro il terminale di Ubuntu. Dopo l'installazione ho qua l'icona. Io sono già dentro come utente root, ma nel caso non lo siate basta scrivere sudo su. Ora vado nella cartella mnt c gapps.wsa, aggiorno gli elenchi dei pacchetti software con apt-get-update, poi installo unzip ed lzip con apt-get-install. A questo punto mi serve il comando toast to Unix. Questo comando serve a convertire le interruzioni di riga dal formato DOS al formato Unix e lo devo fare per 5 files. I files sono apply.sh, extend and mount image.sh, extract gappico.sh, unmount image.sh, variables.sh.
pulisco il terminale con Clear e poi lancio il comando di estrazione delle Google Apps. Ora lancio il comando che monta l'immagine. Eseguo apply.sh. E in ultimo smonto l'immagine. Ora vado nella cartella Images e faccio l'operazione inversa a quanto fatto prima, ovvero copio i 4 files da qua alla cartella Windows Subsystem Android, sovrascrivendo quelli precedenti. Non rimane che l'ultimissima cosa da fare, ovvero copiare il kernel. Vado quindi nella cartella Tools e rinomino il kernel in kernel_back. Poi vado in GApps e nella cartella MISC copio il file kernel e lo vado a incollare nella cartella Tools. Ora non mi resta che premere Windows X e aprire un terminale PowerShell, poi dare il seguente comando. Anche questo comando ve lo metterò in descrizione al video. Fatto questo, abbiamo finito. Ora non mi resta che avviare il Subsystem Android, disabilitare l'invio dei dati diagnostici e poi cliccare su Files. A questo punto posso lanciare il Play Store di Google. Io ho già effettuato l'accesso, voi fatelo utilizzando il vostro account Google. Ora potete lanciare nativamente sul vostro PC le applicazioni Android. Dopo averle installate, vi troverete l'icona per poterle lanciare direttamente. Prima di partire potrebbe servire qualche secondo nel caso non abbiate il sottosistema Android attivo, ma una volta attivato l'esecuzione è davvero molto veloce e le app girano fluide. Devo dire che a me sta funzionando bene e può essere molto utile per utilizzare app Android comodamente da PC, senza doverle installare sul vostro tablet o smartphone. Davvero molto utile anche per chi sviluppa app Android. Bene ragazzi, il video è stato un po' più lungo del solito, ma spero che sia stato interessante. Se decidete di seguire questa procedura, vi rammento che non c'è niente di ufficiale, quindi potrebbe non andare a buon fine. Perciò vi consiglio di farlo in un ambiente di test, perché se incasinate il vostro computer non voglio responsabilità. Se avete trovato il video utile, mettete un bel mi piace, anzi, mettetelo anche se non l'avete trovato utile, a me fa sempre piacere. Ciao a tutti, ci sentiamo al prossimo video. Ciao!